Buonasera, benvenuti sull'Alchimista TV. Questa è la nuova rubrica, la seconda puntata del segreto custodito nella valigia delle parole. Qui con me c'è Odette Mussolini e Daniele Angius. Mussolini. Angius. Mussolini. Ho messo la I di troppo. Allora, autori del libro appunto Il segreto custodito di Odette Mussolini e Serena Basso e La valigia delle parole appunto di Daniele Angius. Allora, nella playlist potete trovare la prima puntata dove si parlava del fuoco. In questa puntata invece si parlerà della terra. Della terra, del coraggio e della disobbedienza. Allora, lascio la parola a chi? A Daniele o a Odette? Allora, intanto parto io per salutare e niente, vi faccio intanto buonasera a tutti. Questa giornata è, diciamo, il giorno prima del mio compleanno, perché io compio gli anni il 25 di aprile, perciò comunque questo condottiero mi appartiene, cioè l'energia con cui sono arrivata sulla Terra. Se vi ricordate, comunque parlavamo proprio di come si arriva sulla Terra e comunque si ha un bagaglio che è questo, diciamo, zainetto, e noi andiamo appunto a vedere oggi le fiabe che possiamo raccontare attraverso il percorso della Terra, nonché del Toro, perché è il secondo segno zodiacale ed è rappresentato proprio dalla terra fertile. Per chi ci ha seguito, comunque fatto vedere la plancia, farò rivedere adesso un'altra volta per capire appunto il movimento che stiamo creando. Abbiamo 6 condottieri, 6 angeli condottieri per ogni segno zodiacale. Partendo dal 21 marzo abbiamo detto che abbiamo fatto tutti i fuochi, che sono dall'1 al 6, e oggi parleremo dal 7 al 12, gli altri 6 che sono collegati appunto al Toro e alla terra fertile, che noi andiamo a vedere cosa significa questa cosa. Intanto, parlando di Akaya, nei miei studi mi sono ritrovata insieme a Daniele, che non spoilerò niente, ma poi lo dirà comunque lui, a parlare di coraggio, ma anche di disobbedienza. E c'è un personaggio che conosciamo tutti, che praticamente può impersonare questo angelo che si chiama Akaya. Le lettere ebraiche che ne rappresenta sono le lettere dell'attenzione, della forza e dell'attenzione, perciò comunque è un'energia piuttosto potente dal punto di vista di sapere dare attenzione, avere l'accesso per riportare l'attenzione sulle cose. Questo è la parte, diciamo, cabalistica, che è quello che mi appartiene. Perciò comunque poi lo vedremo proprio nella fiaba. Magari facciamo un excursus veloce, se dici Daniele, poi appunto tu riprendi sul fatto di comunque noi stiamo trattando questa fiaba con diciamo, col viaggio dell'eroe, che sono i 12 punti sia di Vogler che di Campbell. Perciò andiamo a vedere la seconda, che è la chiamata. Avevamo il mondo ordinario di partenza per quanto riguarda il fuoco, l'aiete, è il primo che parte. Invece in questo momento abbiamo proprio la possibilità di parlare della chiamata. Allora, corro un attimo le slide, se me le metti. Ecco, allora questa
È carina, ci è piaciuto molto a tutte e 2, come ci rappresenta all'inizio. Adesso potete già capire che appunto, il personaggio c'è. E qui andiamo a vedere il nostro libro e capire appunto di cosa parla. Qui la slide che ci permette comunque di capire cos'è l'angelo di nascita e il custode di nascita. Qui la valigia delle parole, naturalmente il lavoro che abbiamo messo insieme, il segreto custodito, la valigia de parole di Daniele. Questa è la nostra plancia e come vi ho detto l'altra volta, partendo dal centro, noi se guardiamo questa plancia partendo dai primi 6, vediamo che sono di i colori sono sul rosso e sono appunto appartenenti alla all'energia del fuoco, mentre dal 7 in poi ritroviamo questi 6 che vanno appunto dal 7 al 12 che sono la terra. Se vi ricordate l'altra volta, vi ho fatto anche vedere che comunque c'è una suddivisione anche delle parti del cervello, perciò se noi andiamo a viaggiare, sulla terra, lavoriamo sul toro, lavoriamo moltissimo sul cervello limbico emozionale. Ecco, questa è la parte principale che potevo dirvi per collegarmi a quello che abbiamo fatto. Prima vi ho parlato del viaggio dell'eroe e questa è la slide del perché le fiabe, ma appunto poi potete andarla a vedere così la vedete e sapete di cosa parliamo. E queste son le 12 fasi e come ho detto la chiamata all'avventura è la seconda, ed è proprio di quella che noi parleremo stasera. Si tratta di un problema, di una sfida, di un'avventura. Andate a vedere proprio la chiamata, la sfida, un'avventura che viene proposta al protagonista che stravolge l'equilibrio del suo mondo ordinario e che ne chiarisce meglio l'obiettivo finale. Ecco, questo è il passaggio dopo, il mondo ordinario che questo ariete, questo fuoco che parte, e dice: "Io parto perché non voglio più stare dove voglio stare adesso", e non gli interessa dove andare e qui comincia a farsi qualche domanda, perché dice: "Okay, adesso che mi son mosso cosa devo fare? Dove mi trovo? Cosa devo fare?" Bene, poi Daniele ci spiegherà tutta quella parte lì. Perciò andiamo avanti. Questo è un po' la suddivisione che ho fatto, tra l'altro nell'ultimo lavoro che abbiamo fatto il corso sull'albero della vita, abbiamo proprio giocato sulla campana, sull'albero della vita, abbiamo portato la fiaba di Pinocchio, l'abbiamo portata proprio sull'albero della vita, come ha fatto Sibaldi e tanti altri, insomma l'hanno fatto, con un lavoro di iniziazione. Però comunque è stato divertente perché ci abbiamo camminato sopra, ecco, è stato molto bello. Poi qui abbiamo la solita frase che sono 72, perché sono 72, perché sono, sui 360 gradi, ci sono 5, condottieri che sostano 6 condottieri che si sostano 5 giorni sullo zodiaco, perciò, come vi ho detto, in un segno zodiacale ci sono 6 condottieri. Il viaggio dell'eroe e adesso appunto parliamo appunto di terra. La terra la possiamo vedere, in questo caso abbiamo una terra che è una terra di primavera e la terra di primavera è proprio la terra fertile. Non è secca, ma è proprio quella che ci permette di andare a seminare. Ecco, perciò chi nasce adesso è aperto a seminare tante cose. Ecco, allora
Questa è la slide che rappresenta la fiaba. Abbiamo sempre un castello, tra l'altro appunto il numero 7 è l'angelo del castello, ma è detto anche delle grandi imprese. Cosa vuol dire grandi imprese? Vuol dire che chi nasce in questo periodo è molto aperto a vedere le cose grandi, cioè a fare cose grandi, ma fa fatica a vedere le cose piccole, cioè le cose quotidiane rimangono un po' indietro. Cosa è venuto a imparare qui? È venuto a imparare a sapere che può fare queste cose grandi, ma alla fine si deve dar da fare anche di sentirsi più in terra. Ecco, questo è il modo con cui iniziamo. Da qui, Daniele, lascerai tutta la parola a te. Se poi c'è bisogno, insomma, io ci sono qui. Va bene, Odette, Di grazie, essere stata grazie. chiara, non so per voi, almeno Sei per stata voi. chia- No, no, sei stata chiara. Io ci tengo innanzitutto a rinnovare il mio ringraziamento per lo spazio che mi date per condividere Grazie. su questo canale. L'emozione c'è, come sempre, anche perché, insomma, siamo parte di un cambiamento, diciamo, e di miglioramento, no? Nell'ottica di rivelazione della verità. Ecco, ma io sono fiducioso, ho detto, se la Sì. puntata della scorsa volta mi ha reso forte, questa mi renderà felice, ecco, sono sicuro. Perciò, Sicuramente. Sì, grazie. So che sei, volevo so che- anch'io, ringraziare Barry e soprattutto anche Viviana, che sono amici, come sapete, per questo spazio, ma anche per tutto quello che appunto si è fatto insieme e si fa insieme. Perciò ringrazio immensamente di questa opportunità e te, Daniele, che hai scelto insomma di imbarcarti in questo viaggio di 12 eroi che andiamo a vedere. ma è un viaggio che arricchisce anche me, così come spero che arricchirà anche gli ascoltatori, ecco. Ho detto, so che sei un po' giù di voce, vero? Sì, un Sì. po' sì. Infatti ho Va- tenuto tutto per un momento, perché ho detto: "Se dopo la perdo No, no, guarda, vai almeno tranquilla. insomma ci siete Guarda, voi". è un periodo così, sono giorni così, un po' turbolenti. Io Eh oggi sì. Ma sono sai, riuscito io a mi riempire. avvicino domani io Eh, mi avvicino ai 62, capisci? ecco, auguri. Perciò voglio dire, sai, 62 segnano comunque, no? Dopo i 60 si va sempre più giù, non si va sempre più su, ecco. Va bene, Ci adesso va tengo bene. anche a dire appunto perché è giusto sapere anche l'età che abbiamo, non c'è da vergognarsi l'età che abbiamo perché è importante. Come ho detto l'altra volta, dire, sapere il nostro sole di nascita e festeggiare sempre il nostro compleanno è importantissimo perché è un momento in cui arriviamo sulla terra e abbiamo fatto questa scelta. Sì, poi al So di fuori dell'età, ho detto, ci sono effettivamente dei momenti un po' di transizione che ci mettono un po' alla prova, sì, mettiamo certo. così. Guarda, oggi ti dicevo Sicuramente prima. anche perché io sono giovane dentro, cioè adesso sono Sì, cioè. un po' su giù di voce, ma insomma Esatto, esatto, sono esatto. sono giovane dentro. Va Quando bene, arriviamo. quando fai giocare le persone, come sai, comunque hai sempre quella parte del divertimento che non ti manca, Assolutamente, perché far assolutamente. giocare le persone, farle divertire, come tu sai perfettamente, penso, è sempre stato un po' il mio modo di fare, ecco. Così, così. Va bene, va bene. Guarda, facciamo così, io partirei, lanciando la fiaba, che abbiamo scelto, per raccontare diciamo, questo viaggio. La fiaba o la favola, poi ognuno può discuterne, possiamo discuterne, che è quella di Pinocchio. Ho preparato un brevissimo video per lanciare questa nuova finestra, ecco, su questa storia. E ci tengo a ringraziare Chiara Girardi, che è stata la mia insegnante di teatro ed è ancora un'insegnante di teatro, che ha scelto di doppiare, diciamo, il video. Ecco, quindi io la ringrazio non solo per quello, ma per tante altre cose che ha fatto per me. Partiamo pure da quella, allora, se possiamo.
La storia di un burattino. Così si intitolava quando uscì a puntate sul giornale per i bambini. Su quel foglio Carlo Lorenzini, in arte Collodi, ne scrisse 8 puntate. Era arrivato a quello che oggi è il 15° capitolo, con il burattino appeso alla quercia grande che oscilla sospinto da un vento di tramontana. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Sollecitato a continuare dai suoi giovani lettori, il 16 febbraio 1882 Collodi portò a termine la sua storia, dando vita così a Pinocchio, uno dei personaggi immortali della letteratura mondiale. Da allora Pinocchio non ha fatto che correre da ogni parte con le sue gambette di legno, a seminare sconcerto e avventure. Eroe marginale, lontano anni luce dai criteri morali dei grandi e forse, proprio per questo, tanto amato dai bambini. Le sue peripezie somigliano alla nostra vita così come l'abbiamo sognata e conosciuta, ma senza ricordarcene. Scrive Marco Belpoliti: Pinocchio è un guaritore perché il suo trapasso è senza fine. La sua volontà di vivere in lui è così potente e imperiosa che nulla può opporsi al suo soddisfacimento. Come un bambino che strilla improvvisamente che ha fame e vuole mangiare a tutti i costi. La fame, dunque. Per quanto sia facile immaginare un parallelismo con l'Italia del XIX secolo, la fame di Pinocchio non è solo quella dello stomaco, ma dell'infanzia stessa. Un grande messaggio che avremmo tutti bisogno di rispolverare. Ok, grazie Chiara, perché è sempre emozionante per me ascoltare la sua voce. E partiamo da qui, partiamo da Pinocchio. Io ne do una lettura, naturalmente ho detto, come ben sai, da un punto di vista pedagogico, educativo, nel mio lavoro di educatore, ecco. La prima riflessione che mi sento di fare di questa storia è proprio questa, l'abbiamo un po' spoilerato nel titolo, è proprio questa parola, disobbedienza. Sembra un pochettino che Pinocchio, l'avventura di Pinocchio, sia possibile a partire da un gesto di disobbedienza rispetto a quello che è il suo ruolo di bambino. In questo mi viene da dire, io mi riconosco come educatore e riconosco Pinocchio con un grande valore, come posso dire, adolescenziale. Ecco, Pinocchio è un adolescente e fa quello che fanno tutti gli adolescenti. Scappa, fugge, si rifiuta di ascoltare le regole che i grandi gli dicono, si isola in un mondo tutto suo. Ebbene, questa disobbedienza è proprio quello che permette a Pinocchio di diventare un bambino vero e di compiere il suo percorso e la sua evoluzione. Io dico sempre che il parallelismo è un po' quello del bruco. Il bruco cosa fa? Dice di no al mondo ad un certo punto, si isola, si trova un angolino tranquillo sotto una foglia, vicino a un rametto, e incomincia a formare il bozzolo. Ecco, l'adolescente fa la stessa cosa, ha bisogno di formare un bozzolo attorno a sé. E in quel bozzolo lì chiaramente non è un bozzolo materiale, non è un bozzolo fisico, ma è un dire di no all'adulto. Non sarebbe possibile la crescita e la sua trasformazione senza questo passaggio. Quindi così mi sento sempre di dire ai genitori che ci ascoltano, o agli educatori, o agli insegnanti, che non dobbiamo commettere l'errore di dare una funzione predittiva alla bugia o alla disobbedienza. Cioè non è che noi abbiamo davanti un ragazzo bugiardo e questo farà di lui un bugiardo nella vita. È una fase, è normale, anzi sarebbe strano se non fosse così, ecco. Questo non vuol dire non dare regole ai nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi, a differenza del bruco, rimangono nel mondo e chiaramente rimanendo nel mondo possono fare dei danni, possono fare del male a se stessi, ma anche agli altri. Quindi le regole sono assolutamente importanti. Forse Odette, io qua chiedo a te, perché sei tu la più competente, possiamo immaginare che l'evoluzione, in questo caso del ragazzo, corrisponda un pochettino, possiamo tracciare un parallelismo rispetto all'evoluzione dello spirito, è il viaggio che noi facciamo in questa terra. Eh sì, ed è proprio un viaggio iniziatico, il viaggio di Pinocchio.
Anzi, io ti posso dire che in Egitto dicono che è una leggenda, ma in realtà potrebbe anche essere vera, che i ragazzi dei ragazzi per essere iniziati, vengono inseriti cuciti dentro una pelle di asino e poi sono messi in una vasca dove ci sono dei piranha. E il compito è che quando i piranha cominciano ad aprire come si chiama, la pelle d'asino, loro devono uscire. Questo mi è stato detto da alcune persone che appunto un momento sciamanico, tutte quelle parti lì, che mi è stato detto, ma se non lo vogliamo vedere da questo punto di vista, comunque è tutta una fiaba iniziatica. Ed è proprio per questo che noi l'abbiamo proprio suddivisa, se tu poi la vai a leggere, Adesso la l'abbiamo leggiamo. suddivisa nelle fasi, nelle 12 fasi, perché andiamo proprio a vedere come questo viaggio del condottiero a Caià è molto simile, proprio perché porta il coraggio, ma dall'altra parte può essere la paura, può essere la viltà, cioè comunque c'è tutta quella parte di noi che ha a che fare con l'altra parte del coraggio. Perciò comunque l'ho identificato, tra l'altro avevo anche pensato di portarlo più avanti, poi ragionandoci un po' con Daniele ho detto ma sai Daniele, comunque fa parte dei castelli anche il 7 ed è credo che sia il più indicato proprio per dare queste informazioni che sono proprio la parte che noi andiamo a vedere proprio come si rappresenta questa iniziazione di questo angelo, che tra l'altro è una brutta battuta, però quando l'ho imparato era scritto l'angelo dei sfigati, cioè capito? Come fosse comunque un'energia che aveva bisogno. Perché? Perché il disegno, se noi possiamo vedere il disegno, siccome è un alchimista e c'è tutto il lavoro per quanto riguarda la negredo, l'albedo e la rubedo, che è proprio le fasi alchemiche che sono quelle di essere sulla parte, diciamo, più ombra possibile o nella melma, come si può dire, poi si entra nel forno, si viene praticamente rimescolati di nuovo per poi uscire dal piombo in oro, perché l'alchimia è dal piombo in oro. Ed è proprio questo che succede in questo angelo. Tra l'altro, chi si trova ad avere questo tipo di energia, tra l'altro non siamo molti, non so se sia proprio perché ha un nome così particolare, ma non siamo tantissimi che nascono in questo periodo qua, perché è abbastanza difficile da portare come energia. Perché è come essere sempre nelle montagne russe, cioè la persona che si ritrova questo angelo sa perfettamente che nel momento può essere felicissimo, dopo ricade, proprio come le montagne russe, su, giù, questo. Certo. Questo è il modo con cui, perciò ecco perché mi è venuto così di rappresentare Pinocchio proprio su questo A me angelo. viene in mente, Odette, sentendoti parlare, questa teoria della ricapitolazione, no? Che è una teoria secondo cui lo sviluppo dell'embrione segue in qualche modo lo sviluppo dell'intera specie umana su questa terra. Una teoria che non è che sia stata molto, diciamo, è stata anche criticata, ecco, mettiamola così. Però, visto che funzionano le cose così in questo mondo, può darsi che funzionino le cose così anche nell'altro, quindi anche a livello spirituale può darsi che le forme si ripetano sempre, no? Pensiamo alle forme della natura, ecco, al fatto che certi corsi di Sì. fiumi assomigliano alle venature delle foglie, per esempio, sulla terra, ecco. Quindi questo è assolutamente interessante ed è una ricerca che vale la pena approfondire.
Vediamo la fiaba allora, ho detto io a questo Sì, punto. aspetta che vi faccio vedere. Allora, Sì, questo è sì, il coraggio, ed è proprio, come vedete, è rappresentato proprio da questo DNA, proprio se si vede, no? Che parte dall'oscurità, al centro questo vortice che è stato, questo l'ha disegnato Maila, e quando l'ha disegnato non, non si sapeva cosa poteva essere, ma in realtà ha detto no, no, questo è il tuo 7, ho detto questo sei tu. E all'interno ha anche l'infinito. Il personaggio che noi vediamo è praticamente uno specchio, si sta specchiando proprio sul lavoro che si sta svolgendo, perché è l'espansione delle stelle, cioè proprio l'espandere questa realtà, perché si chiama appunto il condottiero delle grandi imprese. Ecco, questo è la carta. Adesso ti ok. lascio tutta la Ti posso tua... dare preferisci fare la storia prima o il contributo? Ti posso dare già subito il contributo rispetto a questa parola, se vuoi. Fai tu, fai Guarda, tu. Quello parliamo di che coraggio. arriva a te per me va benissimo, Daniele. Seguendo un pochettino l'idea, Odette, del mio libro, no? Di cui ho parlato la volta scorsa, adesso non voglio ripetere, però insomma, sono andato alla ricerca di parole che potessero essere collegati alla nostra parola detta base. In questo caso la parola è coraggio. Naturalmente il coraggio è un concetto che possiamo esplorare da molte angolazioni. Sto leggendo, non vi non faccio finta di sapere a memoria, di sapere leggo perché ho pensato di dire delle cose, ho pensato di dirle proprio così, con queste parole, e quindi, ci tengo insomma, che siano dette così, ecco, perché non voglio fare confusione. Il coraggio, la prima parola che collego al coraggio è consapevolezza. Ho pensato che non si può essere coraggiosi se non siamo consapevoli. Un po' come chi si butta nella battaglia non perché si sente invincibile, ma perché sa che cosa vale la pena di difendere. In questo senso io penso che il coraggio abbia a che fare, con la capacità di rimanere, fedeli a noi stessi, ai nostri valori, al desiderio che ci muove, anche quando il mondo intorno a noi ci spinge a fare diversamente. Pensiamo a un figlio ormai maturo che decide di non seguire le orme del padre. Oppure pensiamo a un insegnante che, rinuncia ad andare avanti con il programma scolastico perché in quel momento lì la classe ha bisogno di qualcos'altro, ha bisogno di essere ascoltata. O pensiamo a un manager che sceglie di valorizzare il lavoro della squadra invece di prendersi tutti i meriti per se stesso. Ecco. O una persona che lotta contro una malattia o contro la vita stessa, ecco. Eppure io, a volte, perché mi piace parlare di me, ci sono delle volte in cui penso che dovrei dare una scossa alla mia vita, in cui dovrei mettermi anch'io in viaggio, come il nostro eroe. Ma poi subentra forse un po' la paura. E se poi non trovo niente? E se poi mi perdo? Se scoprissi che neppure la compagnia di qualcuno mi rende felice? Allora il vuoto fa paura. Perché quando ti prende è devastante, insomma, chi l'ha provato sa di cosa sto parlando. E guardate che non sto parlando di depressione, perché forse sto parlando anche di quello, però non vorrei correre il rischio di dare sempre dei nomi e di mettere sempre tutto sotto il cappello di una diagnosi. Ok, la sofferenza delle persone, diciamo in generale, il sintomo che tutti quanti hanno è un sintomo personale, vostro e basta. E non sono neppure tanto sicuro che sia giusto dargli un nome. Potrebbe essere una fotografia o una sequenza di un film. Ho sognato l'altra volta un cancello che si chiude, forse perché nella copertina è stato messo questo cancello, questa porta che si chiude, però in questo caso io non entravo, io rimanevo fuori da tutto. Ok? E questo mi ha abbastanza sconvolto, non sapevo se ridere o piangere. Dicevo, il momento è passato e non tornerà, mi hanno chiuso fuori, ecco. Questo credo che sia molto coraggioso, saper elaborare i lutti
cioè ogni scelta comporta una perdita, un guadagno, ma anche una perdita, e noi dobbiamo imparare a farci carico della perdita, ed è quello che insegno tantissimo ai ragazzi. Scegliere è rischioso, è faticoso, però fa parte della vita, ecco. Della vita che, insomma, le scelte ci vengono messe davanti dappertutto, no? Dagli angeli o forse da noi stessi, non lo so. Ok? Aggiungo ancora una cosa, ho detto, non è soltanto una questione con noi stessi, perché fino adesso ho parlato di una sfida con noi. In realtà a volte il coraggio si manifesta anche nel prendersi cura degli altri, nel fare scelte impopolari per un bene più grande. E nel mio lavoro, dicevo, lo vedo come si manifesta con i ragazzi, ma noi, la domanda è questa, cerchiamo di aiutarli a confrontarsi con le proprie difficoltà, a riconoscere le proprie emozioni, di nuovo, anche negative, non come un sintomo di un malessere o di una malattia, ma come un tratto unico del loro carattere, del loro essere? La domanda è, noi sappiamo dare l'esempio? Sappiamo essere adulti che sono capaci di incarnare i valori che professano, che trasmettono, dai, non esageriamo? E sappiamo mostrare che cosa significa essere coraggiosi, aiutare gli altri, insegnare l'ascolto e l'empatia? Ok. Non è una domanda facile, perché non è facile? Non so, cercavo un'immagine carina, mi è venuta questa, ho detto, di una persona, una struttura ricorsiva. Una struttura è una persona che compra un paio di forbici, le forbici sono chiuse in una confezione, per aprire la confezione serve un paio di forbici. Cioè, sei un po' bloccato in questo loop, no? Allora, a volte per fare il primo passo devi già possedere ciò che stai cercando. È un paradosso, però la vita ti mette davanti anche a questo. In questi momenti serve questo primo gesto che, anche se imperfetto, ecco, apre la strada e ci permette di affrontare l'incertezza che ci spaventa. Così concludo, perché sennò vi addormento. Io mi rivolgo ai condottieri che stanno ascoltando questo strampalato contributo. Il coraggio non è soltanto quindi quello eccezionale di andare a scalare l'Everest, oppure di, non lo so, salvare il mondo. Forse semplicemente può essere quello di uscire di casa con un'idea diversa, un po' quello che stiamo facendo io e te, Odette. Quando tu mi hai detto vieni a fare questa cosa con me, io ho aperto la porta, ho detto vabbè, ho detto sì. Ecco, a volte dire di sì quando tutti magari ti dicono di no, o al contrario, dire di no quando tutti ti dicono di sì. Oppure banalmente affrontare la riunione coi genitori, un po' come si affronta un drago, no? Anche se il drago alla fine è molto più prevedibile. Dovevo finire con una cagata, però va bene adesso. Sai che comunque di draghi noi si parla, no? Cioè, parliamo di draghi, parliamo di principesse, parliamo comunque di realtà, di regni, non regni, di questa parte qua, perché è sempre un c'era una volta, perché è proprio questo racconto. Prima dicevi la favola di Pinocchio e la fiaba. La differenza, la fiaba è proprio quella che si vede, è vista, cioè è come quando dicono in Pocahontas, o comunque c'è stato messo, che per la prima volta vedono le vele, no? Però non sanno cosa sono, perciò in ogni caso qualcosa che si vede, ma perché è uguale in tutto il mondo, cioè la fiaba è uguale in tutto il mondo, poi viene interpretata come si vuole, ma è uguale in tutto il mondo. Ecco perché questa suddivisione dei 12 eroi, no? Guarda, io a Pinocchio ho detto, sono molto affezionato, questa è una nota personale, perché io ho avuto la fortuna di aver ereditato da mia nonna, c'erano le fiabe sonore, no? Lette da Paolo Poli, che ho nel cuore. Quella voce per me è quasi un secondo padre, perché e le sapevo a memoria, non so perché, soprattutto alcuni capitoli e quindi ho avuto la fortuna di entrare così nella lingua grazie a Pinocchio, devo dire. Ho un ricordo un po' bello, un po' brutto, di un giorno che una maestra in terza elementare forse stava dettando un pezzettino, un frammento di Pinocchio, il pezzo in cui lui si brucia i piedi,
E mi ricordo che io ero un po' un Pinocchio, ero un po' disobbediente, incasinatissimo, poco sul pezzo, però quella volta lì ero sul pezzo, tanto che le anticipavo addirittura le parole prima che lei le dicesse, no? E lei si arrabbiò molto, a dir la verità. A me non interessò tanto, io ero molto contento di aver dettato alla classe la fiaba che sapeva a memoria. Quindi è una fiaba che conosco molto bene ed è una fiaba, non lo dico per presunzione, la verità, è una fiaba che mi si è aggrappata nell'inconscio, mi viene da dire. È una fiaba che mi ha sempre stuzzicato. Riesco a vedere, per esempio, nel video dicevo c'è stato un cambio, no? Ad un certo, diceva Chiara in realtà, però c'è stato un cambio ad un certo punto con la storia della Quercia Grande. Quella storia avrebbe dovuto finire che Pinocchio moriva impiccato. Se si legge il capitolo successivo, si vede un altro Collodi che scrive. Si vede una varietà di linguaggio che nei capitoli precedenti non c'è. Probabilmente lui in quel momento lì ha capito di essere uno scrittore, ha fatto un percorso in più, non lo so, però è riuscito sicuramente a fare un'evoluzione nel suo modo di scrivere, sto parlando di quello. Poi c'è chi ha visto significati massonici, chi ha visto significati... io non entro in questa diatriba perché non ne uscirei più. Però mi viene da dire, sono d'accordo, forse l'ha detto Calvino, non mi ricordo, Calvino che diceva che Pinocchio è forse l'ultima fiaba che è stata scritta, perché è veramente una storia che attinge all'inconscio, in cui ci spiazza, perché non è pensata come potrebbe essere i film di oggi o le storie che vengono scritte oggi a tavolino, ma è scritta in divenire, quasi su un flusso, no? Quasi in un flusso. Sono sicuro che guarda, vorrei avere la macchina del tempo per tornare lì a vedere mentre Collodi scriveva, ecco. Tante cose, vorrei tornare a vedere, non lo so. Beh, io ti posso dire una cosa, no? Che viene, cioè è facile che tu ti senta un po' Collodi, perché sia per quanto riguarda Disney che Collodi che Stan Lee sono personaggi del tuo angelo di nascita, cioè sono il numero 50, il castello. Perciò è facile, perché comunque vuol dire che comunque una parte di te in quel zainetto ha quello che hanno sempre avuto loro nel loro, capito? Molto Cioè interessante, grazie per il questo. castello che tu vedi comunque Collodi vive alto, cioè capito? Cioè comunque ha una struttura per quanto riguarda il condottiero di nascita, l'angelo di nascita, che tra gli altri per te si chiama Daniel anche, come il tuo nome, non è a caso che tu abbia il nome del tuo Sincronicità, angelo. dai, sono sincronicità. Perciò comunque in ogni caso vedi anche questa cosa qua ti unisce nel percorso, cioè di questi autori che tu senti tanto, proprio per questo. Lo sento E tanto, sì. anche il 7, anche se è di diciamo di aprile, è comunque un castello, perciò comunque ci sono delle caratteristiche che hanno molto a che fare con questi angeli. Li vedremo più avanti, però solo per anticiparti che tu potresti proprio sentire il motivo perché sei venuto sulla terra, e ti senti anche visto da questi grandi personaggi, da questi grandi autori, Sì, sì. capito? Sì, ma poi, come dire, apri il vaso di Pandora, adesso non voglio annoiare, però cioè, non so se è stata lui a influenzare me o se sono stati io a influenzare, o gli angeli, non lo so, però effettivamente ho sempre trovato un grande rispecchio, di rispecchiarmi molto in questa storia, ecco. Tanto da difenderla quando sento persone che la criticano, molti dicono, ma è una storia terribile, c'è un bambino che le succedono di tutti i colori, cioè in cui addirittura c'è una visione rispetto alla dignità lavorativa che ricorda un pochettino l'Italia di quel periodo, no? Il fatto che sia importante andare a lavorare e che il lavoro sia tutto nella vita, no? Faticare, bisogna faticare. Sì, si può anche dare questa lettura, perché non... Si possono dare anche altre letture. Leggevo, mentre cercavo degli spunti interessanti, per esempio, il fatto che Geppetto avesse costruito questo burattino, perché ho sempre visto Geppetto, faccio questa premessa, ho sempre
considerato Geppetto un buon padre. In realtà questo articolo diceva: ma siamo sicuri che non era un po' un bambino anche lui? In fondo lui aveva costruito questo burattino, e lo ammette, per mangiare, per guadagnare soldi. Cioè aveva fatto un figlio con l'idea, forse come tante persone, come tanti adulti oggi, di qualcuno che gli tenesse compagnia. Qualcuno che mi tenesse compagnia, col quale posso andare in giro per il mondo a guadagnare un po' di pane. E Ma Pinocchio, se in tutta la storia, sembra che riviva questo trauma di questa grande assenza del padre. Il pescatore verde che se lo vuole mangiare, la balena che se lo mangia. Cioè mi ricorda un pochettino, non so, sto Ma se svarionando. tu se lo vai a vedere come l'hanno interpretato altre persone che si occupano di Cabra, è che è il bambino Pinocchio è il bambino interiore di Geppetto, ed è tutta la sua storia Ah, praticamente. ecco. Perciò è un po' Fantastico. l'interpretare il fatto di incontrare la coscienza, poi la fata. Andiamo avanti che mettiamo in moto i 12 i 12 È 12 interessantissimo, dovremmo punti fare una così. puntata solo su questo. Va bene, va Sì. bene, va Beh, bene. ma abbiamo ancora il lavoro che si andrà a fare in dicembre, perciò Sono riprenderemo. bloccato. Ok, si è ripreso. Un Ehm, segnale che dobbiamo muoverci. ci metti la slide, aspetta, scusa un attimo, che vado avanti. Allora, questa è la fiaba di Leo, però queste li mette tutte e 6. Vediamo dopo se ce la facciamo. Intanto facciamo quella di Pinocchio, no? Queste sono Sì, le parole, e qua, ecco, vi voglio far vedere. Leo e Lea sarebbero i 2 personaggi, no, che vanno a vedere. Questo è il disegno che mi ha fatto Leonardo, mio nipote, perché poi appunto ho voluto dare, proprio il suo nome come viaggio. E se andate a vedere, lui praticamente questo, il rosso è l'angelo, ha il cuore grande, è un castello, Leo è all'interno, e quello blu, e dall'altra parte si vede la parte ombra, no? La parte più oscura che si vede dall'altra parte. E sopra il castello, non so se vedete che c'è questo, ha fatto come quando si fanno le corone sopra, no? Con la guardia, che ha la guardia del castello. Ecco, questo è un po' il disegno che mi ha fatto Leo. Allora, iniziamo. Ho rimesso questa perché grazie è Leo. questo, le 12 fasi sono queste, come io l'ho vista e come l'ho interpretata. Se tu vuoi appunto interpretarla anche magari in maniera più pinocchiosa. Sì. Pinocchiosa? Sì. Allora, come tutte le storie, iniziamo con C'era una volta e iniziamo da una suddivisione di atti. Introduciamo il personaggio a Kayak, lo dico bene, Odette? Sì, Ok. esatto. Che nella Che storia è Pinocchio, Pinocchio, praticamente, o certo. Geppetto, perché comunque poi gli dai proprio la funzione spirituale del bambino interiore, ma che è un viaggio che potrebbe essere il viaggio di Geppetto interpretato in Pinocchio. Dopo la persona è interpretabile come si vuole, però c'è anche questa possibilità di vederlo nei suoi passaggi, proprio di avere bisogno di avere questo burattino di legno per rappresentarsi, per portarsi un po' nel mondo. Però lascio a te Vai, vai, no, darci no, assolutamente. Poi abbiamo. la visione che vuoi tu, Daniele, perché No, per no, ma me sono assolutamente d'accordo. Guarda, io poi abbiamo il grillo parlante, che viene rappresentato come la coscienza, che avverte il burattino dei pericoli del mondo. Cioè io già qui spalancherei un vaso di Pandora, perché mi viene da dire chissà se Collodi aveva immaginato di voler rappresentare la coscienza. Secondo me no, secondo me l'ha scritto proprio, cioè voleva dare sicuramente una voce altra rispetto a quello che era.
però io non penso che avesse un tale livello così di intelletto, no? Per quello dico che ha attinto probabilmente dall'inconscio. Effettivamente il grillo parlante fa anche una brutta fine, perché alla fine non mi ricordo se il terzo o quarto capitolo viene spiaccicato viene stecchito sulla parete, dice, dal burattino con un martello, e ricomparirà più avanti come uno spirito luminoso. Quando Pinocchio sarà inseguito dagli assassini, si vedrà questa luce che brilla, e sarà la voce: sono l'ombra del grillo parlante, dice, e abito qui da tanto tempo, ecco. E allora Pinocchio si spaventa, dice: oh, cosa vuoi? Vai via. No, guarda, stai attento che ci sono gli assassini. E ha ragione. C'è l'incontro con la guida spirituale, che è la fata. La fata gli promette aiuto, ma molto di più dell'aiuto, ho detto, gli dà proprio un obiettivo di vita, gli dice: guarda che tu nella vita devi arrivare qua, devi arrivare a diventare un bambino in carne e ossa, come tutti. E questa è la presentazione, diciamo, il mondo ordinario, ecco. Poi abbiamo il viaggio, dove uno dei primi personaggi è il mangiafuoco, il tentatore, e cade nella trappola delle bugie. Non so perché l'hai messo come tentatore, Odette. Perché comunque in ogni caso gli viene dato all'inizio, cioè lo vuole per sé, perché lui vede che comunque fa i soldi su questo, e perciò può essere un papà cade anche nella lui, insomma, trappola. Poi comunque Mangiafuoco invece poi capisce che non lo può sempre tenere, ed ecco che appunto gli dà le 5 monete, dove poi trova il gatto e la volpe, no? Ecco, questo è bello, no? Il fatto che disobbedire a volte fa anche cambiare gli altri, quello che dicevamo un pochino prima rispetto alla cura, no? Sì. Perché alla fine Mangiafuoco parte come un personaggio estremamente negativo, poi in fondo tira fuori questa grande umanità, che viene un po' rappresentata da questi starnuti che lui fa quando si commuove, no? Pietà, signor Mangiafuoco, non esistono signori. E intanto starnutisce per dire, perché voleva buttarlo nel fuoco, ecco. Bene. Poi vabbè, c'è il pezzo, scusami, dico ancora questo perché mi sembra fondamentale il fatto, e qui la storia è una metastoria, cioè la storia esce da se stessa. Ad un certo punto Pinocchio viene riconosciuto da altri burattini, come se già lui stesso fosse stato un burattino famosissimo. Ma quello lì è Pinocchio, dice Pulcinella all'Arlecchino, vieni sul palco, fratello Pinocchio. E questa è una cosa stranissima, perché anche questa un'intuizione, geniale. E vado avanti, dai, il gatto e la volpe. Va bene, molto, molto conosciuti questi due, che lo ingannano e lo derubano dalle monete, la sua integrità. Pinocchio... Sì. Vai, ho detto. No, quando gli fanno fare il cane, che lo mettono al posto di Melampo e tutto il resto, perché lui comunque è tutto... Sì, ma la giustizia. C'è un pezzo importantissimo. Lui viene derubato dalle monete, Pinocchio, finisce davanti a questo scimmione che è un giudice, e il giudice invece di aiutarlo lo mette in galera. E questa è una cosa stranissima. Perché lui è la vittima. Allora, se neanche le vittime sono più vittime, E vedremo che poi Pinocchio sarà liberato grazie a un indulto, grazie a un perdono. Indulto è un perdono, a proposito di parole, in termini più giuridici, mettiamo così, ufficiale. Poi lo vedremo dopo con le parole. Sì. Oh, la scena bellissima della lumaca, è meravigliosa. Pinocchio incontra la lumaca, quindi la sua parte più lenta e riflessiva, e deve affrontare le sue paure, e deve affrontare la sua fame, perché a un certo punto Pinocchio darà un calcio alla porta, perché quella buonanima della lumaca ci aveva messo tipo 6 ore a scendere da un piano all'altro. Pinocchio non ce la fa più, dà un calcio alla porta e rimane incastrato col piede nel legno. La lumaca scende e dice: ma che cosa fai lì così per terra? E Pinocchio dice: liberami, bella lumachina, per favore. E la lumaca dice: ma qua ci serve un falegname, io non sono mica un falegname. Oh, ma per favore, portami almeno da mangiare. Allora la lumaca risale dopo altre 6 ore a prendergli questo pollo
che era di cartone, che era insomma finto. Ecco, è una scena molto divertente, ai bambini piace tantissimo questo. Questa calma che è profondamente in contrasto con lo sgambettamento veloce che caratterizza Pinocchio. Vado avanti, il numero 7 siamo alle bugie. La sua ombra lo perseguitano e lo portano al paese dei balocchi, quindi il mondo delle illusioni e certo, le facili promesse, ecco. La sua ombra intendi Lucignolo qua? Sì, le bugie quando lui incomincia il suo naso, perché continua a dire Okay. le bugie, perciò comunque è la sua parte ombra, continua a dire le bugie e questo naso diventa lungo come un albero, no? Sì, quasi quasi lo infila nell'occhio della fata, ci dice ci dice Calloro. Vabbè, era pure simpatico. Va bene, e Pinocchio, va nel paese dei balocchi, naturalmente, e a questo punto, succede qualcosa di incredibile. Una mattina si sveglia e si accorge che gli son venute le orecchie da asino e siccome si vergogna a farsi vedere in giro con queste orecchie, si mette questo berretto e va dal suo amico Lucignolo e gli dice no, non gli dice, scopre che anche Lucignolo ha un berretto in testa. Dice, ma come mai il berretto in testa? Ma mi è venuto un po' di male alle orecchie. E tu? Anche a me è venuto male alle orecchie. Ecco. Allora, e poi togliendosi questo berretto incominciano a sghignazzare e a ridere fino a quando non incominciano a ragliare e diventano, insomma, due asinelli, due ciuchini. Questi asinelli finiscono, Pinocchio poverino finirà, questo sì, veramente è una scena triste, Pinocchio finirà in un circo, si azzopperà tra l'altro perché riconosce nel circo l'immagine della fata, e lui per guardarla, insomma, perde l'equilibrio e verrà poi buttato nel mare perché così con la sua bella pelle volevano fare un tamburo. Non so, forse erano diciamo che siamo nella trasformazione, qui siamo alla balena che viene descritta a volte come un pesce cane, a volte come una balena. Qui dice il suo inconscio, io ho detto ti mando anche un'altra interpretazione, qualcuno dice che è la sua stessa mamma che vuole inghiottire. Da un punto di vista, mi viene da dire, psicologico, l'idea della mamma coccodrillo, che vuole ringlobare il proprio figlio, non è una teoria proprio totalmente nuova. Son tutte interpretazioni, poi se voi volete approfondirle andate a cercare insomma tutto il materiale. Qui deve affrontare le sue paure di morire. E certo, c'è un incontro importantissimo che forse non hai messo, che è l'incontro No. col tonno. Il tonno Sì, okay. infatti è importantissimo l'incontro col tonno, però non sapevo dove un po' Sì, reinterpretarlo, però diventava un devo po' sempre metterlo ne esce dalla balena. nella Il balena, perché il tonno rappresenta la rassegnazione. Il sì. tonno gli dice: "Ma che vuoi farci? Tanto tutti aspettiamo di essere digeriti." Lui dice: "Ma io non voglio essere digerito." Non puoi farci niente, è la vita." Cioè il tonno è proprio la rassegnazio beh, era un genio Collodi, davvero. Va bene. E incontra finalmente all'interno della balena suo papà, proprio perché lui non si vuole rassegnare. E qui anche qui Pinocchio fa qualcosa di incredibile, diventa lui la guida di suo papà, perché, Geppetto sta per affogare, anzi Geppetto non vuole neanche uscire e Pinocchio dice: "Ma dai papà, cosa stiamo qua dentro?" Non sta per affogare e gli dice: "Attaccati a me, aggrappati a me, io sono fatto di legno, galleggio benissimo." E grazie anche all'aiuto del tonno, sempre che interviene anche come aiutante, quindi questa rassegnazione che non si rassegna a essere rassegnata, riescono a raggiungere la terraferma. Dove Pinocchio incomincia, qui tu salti subito al bambino vero, in realtà vabbè lui fa tutto un percorso di lavoro, perché lui incomincia a lavorare per guadagnare delle monete per sfamare suo padre, per comprare il latte, incontra il povero Lucignolo, che è rimasto un ciuchino e che ormai sta tirando le cuoia, e finalmente una mattina si sveglia e dice: "Oh, oh", dice una cosa bellissima che io non ho mai dimenticato, dice guardando se stesso sulla seggiola, dice: "Com'ero brutto no, com'ero buffo quand'ero un burattino
E come sono contento adesso di essere diventato un bambino per bene. E quindi lui vede il suo corpo prima della trasformazione, prima della metamorfosi, ecco. Ed è quello che succede con tanti ragazzi che tornano dopo un'esperienza comunque difficile e dove hanno fatto davvero disperare, e tornano e ti ringraziano. Ti dicono: "Meno male che hai insistito così tanto quella volta. Meno male che, mi hai convinto a continuare la scuola. Meno male che" questo è un po' come dire il vedersi buffi, no? Ero buffo, non sapevo cosa stavo facendo, ero fuori di me, adesso però sono ritornato sulla strada, ecco, mi sono trasformato in un bambino vero. Va bene, spero di non avervi annoiato e No, è stato bellissimo. Ascolta, riusciamo a fare Leo? Cioè, se no dopo, se me lo chiedo guarda, dopo chiediamo al ce la facciamo Pier, io volevo darti fare ancora una Leo? parola poi se vuoi. Perché, sarebbero i 6, però la leggi solo Daniele, perciò comunque dovremmo farcela in 5 minuti a leggerla. Sì, Io voglio volevo farvi chiederti vedere questa slide qua, che appunto la parola è coraggio, e questa è un po' quello che è, ma vi metto solo questo. C'era una volta un condottiero che grandi spazi amava esplorare, su terre fertili lunghe passeggiate gli piaceva fare, perché lontano voleva arrivare. Consigli per tutti amava donare, arrivato qui con lo scopo di perseverare, perché ve lo dico anch'io, io sono, per le persone che mi conoscono, cioè dicono, cioè, tu ti dicono di sì per esasperazione, perché proprio io non mi stanco mai, e fa parte proprio di questo coraggio di perseverare, che è un'altra dote di questo angelo. Coraggio sicuro non gli mancava e la pazienza la trovava, è proprio anche quello dell'angelo della pazienza. Io tornerei indietro e prendiamo appunto questi 6 che abbiamo, che sono qua. Ok. Perché non va indietro? Questo va indietro, no? Vabbè, non devo andare al 16. si sente? Ok, perfetto. Okay. Eccola. Leggo questa? Sì. Okay. C'era una volta in una terra Sono in fertile 6, allora io faccio vedere queste, tu la leggi, sì, 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 così le te persone la possono anche vedere e poi ricordarsela per nel video. Numero 7. un giovane eroe di nome Leo. Leo viveva in una piccola non la vedo perché c'è, il logo, ma non importa, viveva in in un piccolo villaggio, bellissimo, ai piedi di una grande montagna, dove un drago vegliava sulla terra. Leo parte con il suo zainetto all'avventura. Questa è la chiamata nella terra del Toro, che è la terra fertile dei grandi castelli, come abbiam detto prima, e dei possedimenti materiali, e incontra il primo condottiero che è Akayach, che porta il dono del coraggio, cioè il numero 7. Un giorno, mentre Leo passeggia per la campagna, incontra il condottiero del coraggio e il condottiero del coraggio portava con sé una spada luminosa. Leo, tu sei stato scelto per una grande avventura. Sei qui con coraggio per affrontare le grandi imprese, senza dimenticare che anche le piccole azioni sono molto importanti. Viene dato a te il compito di attraversare questa terra fertile del Toro, ma non dimenticare che potrai anche avere paura di ciò che ti aspetta, ma che troverai il modo e le persone giuste che ti aiuteranno in questo cammino. Possono esserci paludi, foreste, animali feroci e tanto altro. Il tuo compito è quello di attraversare la terra del Toro e raggiungere la cima della montagna. Lì troverai il tesoro della prosperità, dove incontrerai Odette, dimmelo tu come si legge, così non sbaglio. Caetel. 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 Okay. Spero di Che lui leggerlo giusto. rappresenta la forza. Okay. Personaggio che rappresenta la forza. Leo prosegue il suo viaggio e incontra un altro condottiero, il numero 8, che rappresenta la prosperità e porta con sé un sacco di monete d'oro. Ma non è lì che Leo troverà la prosperità. Il condottiero gli dice: "Sei qui per cercarla dentro il tuo cuore".
Leo, tu sei sulla strada giusta, ma ricorda che la prosperità non è solo questione di ricchezza materiale, il tuo compito è anche coltivare la tua anima e il tuo spirito. Leo continua a camminare nei sentieri pieni di fiori e incontra Aziel, che è il condottiero 9 del perdono. Aziel porta con sé un libro di preghiere. Leo, il tuo compito è imparare a perdonare te stesso e gli altri. Il perdono è la chiave per liberare il tuo cuore e la tua anima. Il perdono è farsi un dono, permettendosi di stare bene. Prosegue il suo cammino, incontra Aladiah, il condottiero della grazia. Numero 10. Il condottiero della grazia, il numero 10, che porta con sé un fiore di loto. E adesso andiamo avanti. Grazie, Leo, il tuo compito è quello di... Aspetta, che abbiamo eccolo qua. Di imparare a esprimerti con grazia, e così la potrai ricevere e dispensare, immagino che sia, ottenendo la benevolenza del cielo. La grazia è un dono che ti aiuterà a superare le difficoltà e a raggiungere i tuoi obiettivi. Leo si inoltra sempre più dentro quel sentiero così bello da vedere, da annusare, si perde tra le foglie e gli alberi, andando avanti si trova in una pianura dove incontra un drago, grazie. È una cosa bellissima, ed è proprio in questo spazio aperto che incontra Lauvia, il condottiero della vittoria, il numero 11, che rappresenta il genio. Lui porta con sé una corona d'alloro che mette sulla testa di Leo, dicendogli: Leo, sei qui per imparare a vincere le tue paure e le tue debolezze. Lo puoi fare anche trovando un modo di disobbedire senza fare del male agli altri. La vittoria sta anche nell'essere coerenti con se stessi. La vittoria è un dono che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a realizzare i tuoi sogni. Leo prosegue il suo viaggio felice di questo incontro e sul dorso del drago vola e si posa sulla cima della montagna dove incontra Ahahayaha, giusto? Sì. Il condottiero del rifugio numero 12, ed è lì che Leo trova il suo rifugio, là in cima alla montagna. Lui gli dona, il condottiero, un ombrello di protezione da usare nel momento in cui sente il bisogno di essere protetto. L'avventura di Leo prosegue facendo tesoro dei doni ricevuti anche quando il coraggio diventa paura, prosperità, povertà, viltà, grazia, arroganza, vittoria, sconfitta, rifugio, luogo tenebroso. E questi sono i condottieri del toro che aiutano Leo a superare le sue paure e le sue insicurezze con le certezze di un viaggio che, andando avanti, si trasforma. Ma questa è di nuovo un'altra storia. Leo ha raggiunto il suo obiettivo e glielo dice anche ora devi imparare a trovare rifugio nella tua anima e nel tuo cuore. Il rifugio è un dono che ti aiuterà a superare le difficoltà e a trovare la pace. E così Leo torna nel suo villaggio portando con sé i doni degli angeli del toro e da quel giorno vive una vita piena di coraggio, prosperità, perdono, grazia, vittoria e rifugio. Ecco, ti è piaciuta come l'ho scritta? Va benissimo, direi che hai toccato tutti i temi con grande delicatezza. Sì, ecco, questo è l'11 che porta alla vittoria e tra l'altro questi due che noi andiamo a vederli, eccoli qua, 11 e 12, sono i condottieri della soglia, che sono praticamente i condottieri che hanno anche il compito di disobbedire. Perciò anche tutto quello che abbiamo fatto oggi è all'interno di questi due, naturalmente li vediamo al contrario, però comunque uno porta la vittoria e l'altro invece porta il rifugio. Perché? Perché è proprio l'energia che permette, si è detto l'energia di Caronte, che è quello che riescono ad attraversare, di passare anche nella parte oscura e ritornare da dove vanno. Sono 6 i condottieri della soglia
e sono suddivisi appunto in più luoghi, però comunque sono le energie che possono disobbedire e fare un po' quello che vogliono. Però arriva un momento che devono ricordarsi che devono scegliere, ed è proprio questo, no, il fatto che hai detto prima dei ragazzi tu, no, che poi ti dicono: "Per fortuna tu quella volta mi avevi detto", ecco, si può fare questi condottieri che vanno da una parte all'altra, cioè dalla parte ombra alla parte luce, e possono tornare o ritornare. A un certo punto debbono scegliere. Infatti il personaggio che troviamo, però sono la soglia, sono 2, sono la scelta, che è proprio rappresentata da 2 persone, la parte sono 2 persone, c'è una più scura, una un po' più chiara, quella giù è quella scura, l'altra è quella chiara, e sono la scelta che devono superare. Ecco, direi che comunque, per quanto riguarda questi condottieri, dovremmo avere dato un po' abbastanza informazioni. Sì, Mi io sembra che tu sottolineo. abbia la parola Guarda, ancora per dire chiuderei che con questo, perché non voglio fare troppo tardi e per le lunghe, però l'ho no, preparato, insomma. però hai fatto una parola importante che è la parola del perdono, no, Sì, io la perciò parola del è perdono, importante. attenzione, però questa volta ho detto e partirò dalla sua antitesi, che è Mh, vendetta. okay. Allora, qual è la trama della vendetta? Velocemente. La vendetta scaturisce da una ferita narcisistica. È un tradimento delle aspettative, no? Io sto con una persona, ho fatto con quella persona un sacco di bellissimi progetti, quella persona mi ha tradito e io sono arrabbiato e mi vendico, perché sono stato ferito nel profondo da questo tradimento. E non è facilmente riconoscibile dall'offeso. Soprattutto non sono riconoscibili i motivi che l'hanno spinto a questo che hanno spinto l'altra persona al tradimento, okay? Ehm, la vendetta, a differenza del perdono, porta ad una fine tragica dei suoi personaggi. Questo lo vediamo in quasi tutti i drammi greci. Vediamo che finisce tutto nel sangue, ecco, nella devastazione più totale del sangue perfino dell'offeso, che è disposto addirittura ad arrivare al suo annientamento, pur di ripagare questo torto, questo danno subito. Ehm, nei ragazzi, tanto per rimanere ancorato anche al mio lavoro, quando viene riconosciuto un meccanismo di questo tipo, una ferita così profonda, è molto acrobatico il lavoro di, recupero. È normale, pensiamo a quanta letteratura e a quante immagini hollywoodiani, quanti film hollywoodiani abbiamo sulla vendetta. Stephen King, per esempio, il primo libro che ha scritto, col quale ha avuto un grande successo, ne parlava proprio di una vendetta, perché, come dire, piace a tutti, intriga a tutti. Ehm, ma arriviamo alla parola che ci interessa, il perdono. Ne parlo in senso laico e scollegandola dalla visione cristiana, perché il perdono può essere facilmente associata anche alla versione evangelica, poi ognuno può trovare, se vuole, i parallelismi. Ho messo come parole la disgrazia e ingiustizia. Allora, un atteggiamento molto diffuso in caso di disgrazie, pensiamo a una malattia, a un terremoto, una crisi finanziaria. Per quanto diversi, questi fenomeni portano ad un'unica domanda: perché a me? Perché io? E soprattutto di chi è la colpa? Perché la colpa è sempre di qualcun altro, mai mai nostra, ecco. È più facile sentirsi vittima di un'ingiustizia, perché è più facile dare la colpa a qualcun altro, anziché al destino. Così ci mettiamo a fare i complotti a volte, ecco. Ci spaventa il caso perché è imprevedibile, perché non può essere punito, non può essere vendicato, io non posso vendicarmi contro un destino, contro una sorte avversa, se non forse annientandomi, ma non andiamo in questi collegamenti troppo astrusi. Aggiungiamo quindi disgrazia, sfortuna, colpa, castigo e responsabilità. Ehm, vado velocemente perché non voglio annoiarvi. La rabbia è comunque una rabbia illogica e irrazionale, questo lo dice Nassabaum, che ha un nome da saga fantasy, ma in realtà dice cose molto serie, che è una filosofa statunitense. La rabbia è logica e irrazionale e
non restituisce mai nulla di ciò che è stato sottratto. Allora lei dice: se passassimo dalle Rinni alle Umenidi, cioè se passassimo da queste vendicatrici assetate di sangue a queste pacificatrici zen, un upgrade, diciamo, notevole, tipo passare dal Trono di Spade a una mamma per amica, ecco. Allora si affaccia al perdono, ma attenzione, no al perdono sotto condizione, questo è importante. Ah sì, ti perdono soltanto se mi chiedi scusa. No, questo non vale. Ok. Il perdono deve essere libero dai sensi di colpa e dall'ira. E questo comporta un atteggiamento strategicamente superiore. E un'ultima domanda, così per lasciare con una domanda filosofica molto seria, secondo me. Si può perdonare tutto? È giusto perdonare tutto o c'è qualcosa che non può essere perdonato? Allora, l'esempio che viene fatto è quello della Shoah, un dramma collettivo che non si deve dimenticare. Allora, forse è possibile perdonare l'imperdonabile? Boh, chi decide il limite? Ok, esiste un tribunale dell'anima? Non lo so, probabilmente perdonare sì, dimenticare no, non lo so. È una domanda difficile, come diceva la mia professoressa, non esistono domande sciocche, sono le risposte che insomma a volte dovrebbero essere perdonate un po' anche loro, ecco. Boh. La ricerca continua. Allora, il perdono, per quanto lo abbiamo proprio nel numero 9, è anche farsi un dono, perché perdonare vuol dire farsi un dono, è perdono, cioè linetta come ho messo, farsi un dono di appunto per perdonare, mi faccio un dono nel momento in cui io perdono, ecco. Anche questo può essere Aggiungiamolo, il modo assolutamente. con cui La aggiungiamo alle parole. cose. Segnata. Va Niente, bene, io Re. vorrei solo dire una cosa, che dal 17 di maggio abbiamo appunto finito il corso per quanto riguarda l'albero della vita. Dal 17 maggio inizieremo sia online che in presenza, sempre a Monte Caldella, a Villa Monica, dove faccio di solito i corsi. Il corso appunto che man mano andiamo a sviluppare un po' i condottieri. Se qualcuno è interessato lo facciamo anche online, perciò possiamo sicuramente avere le persone che possono collegarsi. Dopo comunque c'è la possibilità di avere le registrazioni, ma se si fa il collegamento diretto è molto più bello, insomma, ecco. E niente, Daniele, se tu hai qualcosa per il prossimo tuo avvenire, perché comunque stai scrivendo ancora. Ah sì, certo. No, non posso smettere. Scrivi. Non so se diventerà qualcosa, probabilmente sì, ci sto Eh. lavorando seriamente, il tempo permettendo, però sicuramente non posso proprio farne a meno. Sarà lo spirito di Collodi, anche se lui era più bravo, devo dire. Vabbè. E niente, Grazie. rifacciamo rientrare Pierre. Ho ascoltato E il religioso silenzio, poverino. come ti è sembrato questo viaggio? Perché noi sappiamo che comunque nel tuo magico universo di fiabe ne sai tanto, no? Anche se lui non dice niente, ma è straordinario il suo mondo fantastico. Vuoi dire qualcosa? Grazie Odette, grazie. Sì, avete detto tanto, quindi io amo anche lasciare lo spazio alle persone quando hanno da dire, non portare in più. Abbiamo fatto una puntata bella densa, ricordo a tutti che questa è la seconda puntata, potete vedere la prima puntata sempre sul canale e ci vediamo con sempre Odette e con Daniele per una prossima puntata presto su Che questo sarà canale. la puntata dei gemelli e avremo l'Aria, ecco, avremo i sei angeli di Aria. Sei Più o angeli. meno sarà un mese, perché passa sempre un mese, e cercheremo sempre di farlo il primo
il primo, che è il numero 13, siamo arrivati al 12, proseguiamo col 13. E niente, io volevo comunque ricordare che magari tu puoi dire anche tu il tuo sito, il nostro sito comunque il segreto custodito magosdj.com, giusto Pier? Giustissimo. Ok, perciò ci potete trovare lì anche le dirette, magari adesso vengono messe tutte insieme e niente, vi saluto. Ce l'ho fatto, un po' di tosse, un po' di cose. E tanti auguri, ho detto, per domani. Ce l'ho fatto e per domani il mio compleanno. Volevo anche dirvi che il 25 di aprile è un'energia cuspide, perché quando sono nata praticamente il raggio cade proprio sul numero 5, sia per quanto riguarda il 7 e l'8, perciò l'energia che porto è proprio l'energia del coraggio e la prosperità. Queste sono il 7 e l'8. Perciò i compiti, oltre ad avere questo angelo, ho detto anche gli angeli di sfigati, ce n'è un altro però che è quello della visione, ed è quello che impari proprio da terra a portare su le persone, tirando via la negatività. Questo è un po' il numero 8, il numero 7 insieme. Questo io sono capitata qua per questo motivo. Ecco. Va bene, allora. Quando avremo i vostri li affrontiamo, sia il tuo che il tuo, Daniele, con quello della cosa, affrontiamo tutti quanti in maniera che anche noi protagonisti di questo viaggio sappiamo anche da dove veniamo e perché siamo qui. Va bene, va Ecco. bene. Un po' di fortuna anche, che oggi insomma così. Sono riuscito a allagare la comunità di schiuma perché ho sbagliato. Ho messo nella lavastoviglie il liquido per stoviglie, che era sapone, che era il sapone, quindi c'è stato un momento di panico. Non è la mia giornata fortunata, diciamo. Va bene, allora, grazie mille. Buona serata a tutti, alla prossima. Grazie a tutti.